Utilizzando la nostra mitica tessera che ci permette di muoverci con tutti i mezzi di trasporto possibili e immaginabili, La rossa, per intenderci. ora prendiamo un autobus che ci porterà nella moschea più grande che abbiate mai visto. E intanto le sirene passano. Siamo saliti a bordo, facciamo un bel tour della città dal lato asiatico fino alla collina panoramica e vi mostriamo dal finestrino tutto il canale del Bosforo. Se parte il pullman, perché fa un rumore veramente strano, tipo esplosione qua dietro, non lo so. Arrivati, oh, finalmente. Viaggio. Mamma mia, che massacro sto viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in pullman, ragazzi, che non vi dico, mamma mia. C'era il riscaldamento a palla, infatti ho fatto una schiumata, ma soprattutto la ventola che faceva un rumore un po' scassato. E quindi siamo rintronati. Sì. Comunque siamo arrivati e la moschea è talmente grande che solamente per entrare dobbiamo fare una camminata lunghissima. Ora vi faccio vedere. Insomma, bisogna sempre camminare in definitiva. Vedete, lassù ci sono le scale mobili che portano al piano di sopra e all'ingresso. Appena ci arriviamo e riprendiamo fiato vi diciamo tutto. È gigante, è gigante. Boh. Siamo arrivati. Mamma mia, ma soprattutto che panorama, ragazzi! C'è un panorama e un sole! No, che panorama, guarda là! Incredibile! Vediamo tutto lo skyline sulla parte europea, un po' di foschia a dirla tutta. Speriamo per domani. È imponente. Proviamo a entrare in questa moschea. Non vi abbiamo detto ancora come si chiama. È difficile. Si chiama Kamlisa o Kamlitsa Moschea
e ha una particolarità: è la più grande moschea di tutta la Turchia. Ed ha ben 6 minareti. Solamente altre 2 moschee in tutta la Turchia hanno 6 minareti e una l'abbiamo vista l'altro giorno. Sì, una è la Moschea Blu, che è proprio qui nella parte, diciamo, europea di Istanbul, e l'altra è la Moschea di Adana. Siamo nella corte interna ed è maestosa, poi tutta bianca. Con la pioggia che ho fatto poi l'altro giorno c'è tutto il pavimento bagnato e riflette ancora di più la parte superiore, come se non bastasse. È vero. E da non sapere dove guardare, perché è gigantesca. L'aggettivo è recentissima, vediamo proprio 2 numeri, l'hanno terminata nel 2019, quindi Infatti è stata inaugurata da Erdogan all'inizio, nei primi mesi del 2019. e ovviamente, essendo la più grande di tutta la Turchia, riporta dei numeri giganti, maestosi. Come capienza delle persone, pensate che può arrivare ad ospitare fino a 63.000 fedeli. E abbiamo letto, in caso di terremoto, fino a 100.000, probabilmente li mettono qui nella corte per proteggerli. Ma sento cantare i richiami all'interno, essendo oggi venerdì, come vi abbiamo già detto, presumo che sia chiusa, perché nella fascia centrale il venerdì è una giornata, diciamo, Molto particolare, perché pregano praticamente tutto il giorno. E la porta la vedo chiusa, quindi probabilmente non si può entrare, mannaggia. Però abbiamo scelto la giornata di oggi anche per le condizioni meteo, Sì. perché questa era bella da vedere con il sole. Il super grandangolo, guarda che spettacolo. Abbiamo trovato l'ingresso e solamente i portascarpe sono Una stanza. delle stanze gigantesche. Mi sta guidando il coppino. Sì, vedete? Mettiamo le scarpe in uno di questi cassetti. Ah, ma ci entrano tutte e due, guarda. Ce le possiamo mettere tutte e due qua.
gigantesca e poi ha dei tappeti meravigliosi, sofficissimi, e poi si vede che è nuova, tutta nuova, colore bianco e azzurro, brillanti. Anche qui sono riportate in parte le famose maioliche Iznik, vi ricordate? In alcuni punti, diciamo, per altri è bianca, quindi anche questo dà un senso maggiore di apertura e di luminosità. È bella. E poi il lampadario è degno di nota, come abbiano fatto ad appendere una roba gigante del genere. Non ho voglia di contare le lampade che sono appese a questi cerchi. Te le contate? No, non sono perché di solito malati. Fede è il contatore di tutto, ma uno ci si può perdere a contarle, sono veramente tantissime. E anche il tappeto non presenta cuciture, è come se fosse una sorta di moquette Pezzo unico. che diventa un pezzo unico, non si vede la giuntura tra un pezzo e l'altro, è incredibile. Cioè siamo domandati, sì, noi guardiamo anche questi dettagli, perché comunque è sorprendente. E poi i fedeli, oltre che stare al piano terra, possono stare anche al primo e al secondo piano, quindi di gente ce ne entra veramente tantissima. E anche da qui è una meraviglia. Siamo riusciti pelo a vederla all'interno, perché da ora è Off limits. Stavano facendo proprio uscire per la preghiera, spero che ci sentiate, e il muezzin è partito, poi siamo sotto e con 6 minareti, insomma ce n'è di richiamo bello intenso, e però si sente anche l'eco della città da sotto. Perché cantano tutte, ed è da pelle d'oca, ragazzi. È sì. una sensazione da brividi, veramente. Ovviamente sono, diciamo così, sincronizzati tra di loro, poi cambiano in base alle stagioni, all'orario, quindi non cantano sempre alla solita ora di pomeriggio o del mattino. Solo quelle dell'alba e del tramonto, diciamo, sono fisse, ma anche esse in base agli orari dell'alba, appunto, e del tramonto. E poi su questa collina abbiamo questa area picnic da cui ammirare tutta la città dall'alto e anche la moschea. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يصفون وسلام على المرسلين.
ci siamo dimenticati di darvi i famosi 2 numeri che vi avevamo promesso. Oltre al numero delle persone che può contenere, che è veramente esagerato, come vi ho detto prima, ci sono altri numeri, cioè quelli delle dimensioni. Pensate un po', per contenere tutte queste persone sono previsti 4 piani di parcheggi sotterranei, in più bagni giganti, è una cosa, sotto sembra un hotel praticamente, da quanto è grande, e sopra c'è tutta la costruzione che riporta più o meno questi numeri. La cupola è 72 metri di altezza, i 6 minareti sono alti 107 metri. Vi diamo altri 2 numeri che potrete giocare all'otto perché sono molto interessanti. Vi ho detto che la cupola è alta 72 metri, non è un numero a caso perché 72 è esattamente il numero delle comunità residenti in tutta Istanbul. In più è larga 34 metri, che è il numero identificativo della città di Istanbul, tant'è che è il numero proprio che trovate su tutte le targhe automobilistiche. Tutto questo Luna Park, diciamo così, recente, come vi ho detto prima, è costato, pensate un po', la bellezza di $500 miliardi di lire turche, che sono l'equivalente più o meno di 110 milioni di dollari. E con questa da Istanbul chiudo. Più che da Istanbul, dall'Asia, perché ora Dall'Asia. dobbiamo riprendere il pullman. Speriamo che non ci abbia il problema dell'andata, perché ci ha trapanato le orecchie. Poverino. Poi Fede oggi, Io poi oggi non funziona non sono bene, in forma. non è in forma perché ha preso una frescata e è un po' raffreddato, Sì. e quindi oggi è un po' così. Però ora riprendiamo appunto l'autobus, dai, ci toccherà quello buono Sì. stavolta. Torniamo giù al capolinea e poi vediamo un attimino come tornare dalla parte europea. A nuoto? Perché Charlie ci aspetta. No, a nuoto no. No, direi proprio di no. Siamo risaliti sul pullman, Cotti. distrutti, e salutiamo la moschea. Ciao moschea bella. Siamo tornati con Al i piedi capolinea. per terra. Al capolinea in tutti i sensi siamo. Un po' Ma quanta stanchi. gente c'è? Mamma mia, l'altro giorno pioveva e non ce n'erano tanti. È pieno di pescatori, ma questi non demordono mai. Forse è anche l'ora migliore questa, perché mi sembrano aumentati. Che poi come fanno a non intrigarsi l'uno con l'altro? Con le lenze. Bella I pesci domanda. non hanno scampo, se sfuggono da uno se lo mangia quello accanto. Ancora non ho visto prenderne uno, però. Vabbè, questo è vero. No, uno piccolino prima si era visto. Questo sta recuperando, ma... Il signore ha preso ed è anche grosso. Ha preso una medusa. Vediamo un po' che ha preso. Ma dov'è? Ma dove l'ha lanciato? In mezzo al Bosforo? Eccolo. No, gli si è slamato. Ah no, Ma è un pesciolino piccolo. No, gli si è slamato all'ultimo. li sa slamare. Attenzione. Il pesce si è emozionato di fronte alla GoPro e ha detto: io mi slamo. Çay kahve biraz. Çay kahve. C'è anche il venditore di chai per i pescatori, che poverini stanno tutto il giorno qui. Çay kahve biraz. Vedi? Ma si organizzano, sono troppo forti i turchi, si organizzano. Eh sì, noi siamo abituati al coccobello sulla spiaggia, qui invece c'hanno il chai. Sulla riva del Bosforo. Ma vuoi mettere? Ne balıktır?
Sarı kanat. Questo pescatore invece ha un ricco bottino. Ha riempito una secchiata, anche belli grossi, eh? Questo l'ha messo ora dentro, Sì, sì. Ora ha preso fresco. Ma quanti ne ha presi? Ma è capace da qui da stamattina alle 5. È il Sanpei del Bosforo. Del lato asiatico. Sì, sì. Ma Guarda tu- che quello ce l'hanno, guarda quanti pesci. Sì. Però quello lui c'aveva il secchio grossissimo. Gli altri perché hanno il secchio chiuso col tappo che non si vede. Quindi... Sì, ora abbiamo scoperto dove li mettono e in effetti i pesci ne prendono tanti. Lui l'ha E noi messo- nella bottiglia. E noi invece andiamo a riprendere il traghetto e torniamo in Europa. E poi da Charlie. Perché siamo fusi. Siamo fusi anche oggi, un chilometraggio di quelli, mamma mia, non lo voglio sapere. Non lo so, io non ci ho ancora guardato. Ieri ne abbiamo fatti 10. E poi ovviamente si accumulano su quelli del giorno prima, ogni volta. Sì, perché siamo sfatti. Si sta salendo, prima 7, poi 8 km, poi 9, ieri siamo arrivati a 10. Oggi veramente, vabbè, abbiamo preso molti mezzi, Sì. Pensate che per fare questo giro alla moschea abbiamo preso un tram, anzi prima la metro, poi il tram, poi il traghetto e infine l'autobus, e ora a ritroso va fatto Tutto al contrario. cioè abbiamo ripreso l'autobus fino a qui, ora c'è la tratta del Bosforo con il traghetto, poi un tram che ci porta all'incrocio con la metro che va alla nostra area di sosta, e l'ultimo tratto a piedi. Comunque bisogna un attimino sapersi districare Sì. con i mezzi pubblici, perché c'è tanto da girare e a piedi è veramente impossibile. Vi ricoverano. Sì. Perché anche un camminatore, una camminatrice, ma dopo qualche giorno veramente le distanze sono immense. Pensate che la moschea da qui solo il lato asiatico era 8 km 8 km. se non mi sbaglio. E tutti in salita. Ecco, quindi nel senso, per darvi un'idea delle distanze. È stancante. Sembra tutto bello, facile, veloce, in mezz'ora di video vedete tutto, ma c'è una fatica dietro. È stancante, Però però è bello. effettivamente questa è una città che regala tanto. Soddisfazioni, poi oggi siamo felici perché siamo Giornata svegliati, stupenda. esatto, con questo bel sole e con i colori, lo diciamo sempre, ma è tutto più bello. Domani speriamo. Domani non ci guardiamo più. Non ci guardiamo più perché La mattina quando apriamo gli oblò guardiamo fuori cosa ci regala il cielo. infatti faremo così. E ora via il traghetto, se no riparte. Yanınızdan ayırmayınız. Can yelekleri koltukların altında ve can yeleği olun diye özen gösteriniz ve çöplerinizi denize atmayınız. Ayrıca geminin kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatın. While the ship is approaching the pier, make sure to disembark from the passenger rail and be careful.
gira perché io passo.